Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi ci occupiamo di un tema molto importante, un tema che brucia. Amore o illusione? Allora, partiamo dal presupposto che, come ci insegna il buddismo, Citta Maya, tutto è un'illusione, è un inganno della coscienza. Tutto appare e scompare, no? Nella ruota del samsara. E quindi tutto è un'illusione, come ci dice anche James Hillman nei tempi più moderni, tutto è sogno, immagine, la grande imago dell'anima. Partendo da questo presupposto e partendo dal fatto che, come vi insegno sempre, dire tutto il giorno sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando, fino a quando alla fine il sognatore del sogno non si risveglia. Ecco, partiamo da questo presupposto. Tutto è sogno, immaginazione dell'anima. E per risvegliarsi dal sogno è necessario scoprirlo, che è tutto sogno, che è tutto un'illusione, cioè scoprire l'amore. E quindi oggi andiamo a lavorare su questo aspetto, amore o illusione. Per tutte le volte in cui ci siamo perduti, no? Per tutte le volte in cui ci siamo perduti in delle relazioni che abbiamo chiamato amore, ma erano degli specchi deformati dei nostri abbandoni, delle nostre resistenze, dei nostri attaccamenti. E quindi quante volte abbiamo chiamato amore eterno magari un attaccamento, nato dalla paura, nato da quella paura di non essere abbastanza. E poi quante volte ci siamo anche aggrappati a chi non ci vedeva davvero. La maggior parte delle volte, direi. Ecco. Solo perché lo facevamo? Solo perché temevamo di guardare dentro noi stessi. Ma come ci insegna lo yoga sciamanico, il buddismo esoterico, la psicologia immaginale, ogni incontro è il dharma kaya, cioè tutto ciò che vivi, non solo l'incontro, cioè il corpo del dharma, il corpo del Buddha, il corpo degli insegnamenti del Buddha, tutto ciò che vivi. Anche la tossicità che incontri è un maestro. Noi qui non demonizziamo niente, proprio perché questa l'approccio animista, no? Sciamanico animista. Anche la persona che ti ha distrutta o distrutto è uno specchio sacro, uno spirito, un evento mandato dalla tua anima per ricordarti chi sei. Ecco, noi non condanniamo niente, siamo qui sempre solo per vedere, comprendere, scevri dal giudizio e trasmutare. E in questo tempo oscuro del Kali Yuga, dove l'essere umano è separato dalla propria anima, no? E l'oscurità dilaga. Ma ricordiamoci una cosa, l'oscurità non è assenza di luce, ma è un altro modo per la luce di palesarsi. È un altro modo da parte della luce di palesarsi l'oscurità. E quindi oggi faremo due varianti che sono da sentire come, non sono due varianti da scegliere, da sentire come un viaggio unico, dove andremo a vedere per la prima variante l'incontro che ti confonde, no? L'incontro che ti confonde, quello che ti sta confondendo adesso o che ti ha confuso nel passato e magari di cui ancora porti le ferite. È un amore che ha il sapore dell'ossessione, per intenderci, della dipendenza, del bisogno, ma anche questo incontro aveva o ha un senso. E l'ho strutturato in 13 carte. Quindi andiamo a vedere chi sei quando incontri la persona che ti confonde, qual è la tua ferita attivata da questo legame, cosa stai proiettando su di lui, su di lei o su questo evento. Qual è la tua parte dipendente o bisognosa? Quale parte di te hai consegnato all'altro, no? Hai delegato all'altro? Cosa ti fa credere che sia amore? Dove si ripete questa dinamica nella tua genealogia o passato karmico? Cosa teme la tua anima nel lasciarlo andare? Quale archetipo oscuro in ombra si è attivato grazie a questo amore? Cosa questa relazione ti sta insegnando davvero? Cosa puoi fare per smascherare l'illusione? Qual è il tuo vero desiderio del tuo cuore?
quale parte di te si sta risvegliando e quale è il messaggio dell'anima, cioè ciò che sta per rinascere. Questo lo andiamo a vedere nella prima parte. Nella seconda parte, chiamata seconda variante, appunto, l'amore che ti guarisce, no? E l'amore che ti guarisce cos'è? Può essere una persona che è già entrata nella tua vita, ma può anche essere anche una persona che sta arrivando nella tua vita. È un'energia d'amore che si sta preparando a incontrarti, questa. Solo perché tu ora stai finalmente guardando in faccia ciò che ti ha confuso. O lo facciamo insieme quest'opera sciamanica, no? L'amore che guarisce arriva quando smetti di cercare fuori e inizi ad amare dentro. Ad amarti nella totalità. Cosa significa amarti nella totalità? Significa includere tutte le emozioni con le quali hai a che fare. Ho fede in te, rabbia, tristezza, abbandono, gelosia, frustrazione, impotenza. Ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Quello significa amarti. Dare attenzione. L'attenzione è amore, è una sostanza sottile. La sostanza sottile delle cose è amore, l'attenzione è amore. Dare attenzione a questi spiriti, a queste forze che sono le emozioni, significa amarti. Allora, quando fai questo, arriva l'amore che ti corrisponde perché tu sei pieno, no? Sei integra, volevo dire. Quindi, in questa seconda variante andiamo a vedere chi sei o sarai quando hai superato la prova, come riconosci un amore vero, quale dono ti ha lasciato la relazione precedente o le relazioni precedenti che ti hanno confuso, cosa stai chiamando nella tua vita adesso o cosa chiamerai superato il vecchio incontro, chi è l'anima che si sta avvicinando, che può essere una persona, l'evento, il tuo sé futuro. Diremmo meglio chi è la forza, allora, a questo punto, chi è la forza? La forza che si sta avvicinando a te, no? Come si manifesta l'amore sano? Quale talento risveglia in te? Come cambia il tuo corpo, la tua voce, il tuo volto? Cosa impari sull'intimità sacra? Quale archetipo femminile e maschile incarni ora con l'amore che ti guarisce? Qual è la benedizione che ricevi? Come puoi condividerla con il mondo? E poi il messaggio finale dell'anima, ciò che fiorisce in te. Quindi entrambe le varianti qua parlano con te, fanno parte del tuo cammino. Quindi ti faranno capire chi sei stato, questa prima parte, e qui ti farà intuire chi stai diventando. Quindi che tu stia ancora nel miraggio che ti confonde o che tu stia per attraversare la soglia dell'amore vero, questa lettura ti condurrà lì. L'amante mistico ti sta parlando. Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo col nostro volo sciamanico. Allora, partiamo con queste. Facciamo queste per la prima parte, la prima variante. Metto qua, così seguo tutte le domande che mi sono scritta. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché possiamo andare incontro all'amore autentico, scevri da attaccamenti, resistenze e paure, e realizzare la grande unione sacra, lo ierogramma interiore, le nostre nozze alchemiche. Allora, per la prima variante, per la prima parte, l'incontro che ti confonde, il cui scopo è quello di smascherare l'illusione, il cui scopo è riconoscere la dipendenza, illuminare il perché karmico e liberare la verità. Prima carta. Chi sei quando incontri questa persona che ti confonde? O quando hai incontrato questa persona che ti confonde? Prima carta. Seconda carta. Qual è la tua ferita attivata da questo legame? Qual è la ferita che si attiva con questo legame? O è stata attivata con questo legame? Terza carta.
Cosa stai proiettando su di lui o su di lei o sull'evento, che è uguale, no? Quarta carta, qual è la tua parte dipendente e bisognosa? Quinta carta, qual è la parte di te che hai consegnato all'altro, hai delegato all'altro? Uno, due, tre, quattro, cinque. Sesta carta, cosa ti fa credere che sia amore? Cosa ti fa credere che sia amore? Poi, settima carta, dove si ripete questa dinamica? Nella tua genealogia oppure nel passato karmico? Ottava carta, voi vedete ragazzi? Ok, ottava carta, cosa teme la tua anima nel lasciarlo andare? Cosa teme la tua anima, diremmo più la tua mente a questo punto, cosa temi nel lasciarlo andare? Ecco. Nona carta, quale archetipo oscuro si è attivato? L'archetipo oscuro. Decima carta, cosa questa relazione ti sta insegnando davvero? Cosa ti sta insegnando davvero questa relazione? Cosa ti ha insegnato davvero? Cosa puoi fare per smascherare l'illusione? Cosa puoi fare per smascherare l'illusione? Cosa puoi fare per smascherare l'illusione? Non so se sentite il vento, è pazzesco comunque, cambiamento. Allora, stavamo alla dodicesima. Qual è il vero desiderio del tuo cuore? Qual è il vero desiderio del tuo cuore? Tredicesima carta, quale parte di te si sta risvegliando? E poi mettiamo l'ultima conclusiva, che è quella del messaggio dell'anima, del tuo amante mistico, no? Cos'è che sta per rinascere? Ciò che sta per rinascere. Ok, abbiamo fatto la nostra strutturona, ok? Ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Chi sei quando incontri questa persona? Allora, o hai incontrato questa persona? Cos'è? Ah, 7 di spade. Chi sei quando incontri questa persona? 7 di spade, o quando hai incontrato questa persona? Guarda, ti dico chiaramente che tu entravi in questo legame da un luogo di sotterfugio interiore. Probabilmente non lo ammettevi nemmeno a te stessa, o a te stesso. Cioè qua mi dice che c'era una parte di te che si stava difendendo, cioè cercando qualcosa di nascosto, quasi rubato. Il 7 di spade è la carta del ladro, no? Del sotterfugio interiore. Eri questa quando, o questo quando sei entrato in questo legame. Stavi cercando qualcosa di nascosto, quasi rubato, cioè eri proprio l'ombra che si muove in punta di piedi nella notte. Sai, come immagine, no? L'ombra che si muove in punta di piedi nella notte, sperando di non essere vista, di non essere visto, fondamentalmente nel bisogno che avevi di cercare questa cosa. Ma quel bisogno gridava però, tu lo nascondevi, no? Come se cercassi di rubare qualcosa, no? Perché c'era questo bisogno che gridava, ma avevi vergogna, forse, vabbè, l'abbiamo avuto tutti. Ok, continuiamo. Qual è la ferita che si attiva, che si è attivata?
Boom, la torre. Aspetta, metto qualche segnetto qua, se no mi oscurano il video, appunto. Kali Yuga, falso perbenismo del vabbè. Metto 2 bollini. Comunque una bella torre qua, adesso ti spiego, Aspetta, riesco a prendere il bollino, eccolo qua. Cioè, devo mettere più di uno perché chissà che cazzo di gira in testa YouTube ogni volta, veramente. Mettiamo un altro. Facciamo così, dovrebbe succedere niente, sono coperti tutti. Allora, ho messo tutti sti bollini, non si sa mai. Ok, allora, la torre, il crollo, la ferita che si attiva è il crollo, cioè questa relazione ha fatto crollare una struttura mentale su cui contavi, le vecchie strutture mentali. È stata benefica, ti serviva, cioè forse ti sentivi forte, forse ti sentivi capace, ti sentivi pronta o pronto e invece sei caduta, mi dice, o caduto, no? Ma non per colpa, né per colpa di nessuno, ma per necessità dell'anima sei caduta o sei caduto, perché soltanto grazie a una torre che ti fa cadere può risorgere nella verità. Cioè l'illusione qua si frantuma per svegliarti dal torpore dell'illusione, appunto. Ok, comunque io ci metto 2 cose lo stesso. Allora, andiamo a vedere cosa stai proiettando sull'altro o cosa hai proiettato sull'altro. La ruota della fortuna. Hai visto in lui o hai visto in lei il destino, cioè hai visto un segno, hai visto il miracolo, un giro di ruota, cioè hai pensato come se fosse, ecco, ci siamo, è lui, è lui, è lui, è lui, sono sicura è lui, oppure è lei, questo è l'amore. Ma era una proiezione però. L'altro, mi dice questa carta in questa posizione, era solo uno specchio che rifletteva il tuo desiderio di redenzione. Senti il vento? Sta annuendo il vento, sì. Vediamo qual era la tua parte dipendente. Qual era o qual è la tua parte dipendente? Perché lo puoi star vivendo ancora questa situazione, anche se non c'è la persona, no? A livello energetico, o la puoi aver vissuta. Vediamo qual è la tua parte dipendente, bisognosa. La croce rossina, la temperanza. Il salvatore, la salvatrice. Cioè una parte di te voleva guarire te stesso, cioè tu volevi guarire, volevi armonizzarti aggiustando l'altro. Cioè è come se avessi preso sulle spalle il compito di guarirlo, o di salvarlo, o di salvarla. Ma chi vuole salvare non si è ancora salvato da solo. Io la conosco bene questa croce rossina qua. Ti salvo io ho la verità in mano, avevo tipo 20 anni, quando mi si è distrutto tutto. Ti salvo io lo so, tu non capisci un cazzo. Ti salvo io so. Dei 4, 5, 6 libri che ti eri letta, no? Hai la verità in mano, non c'hai un caspita in mano, niente. Non c'hai l'esperienza empirica dei crolli. E quindi era questo il bisogno di salvarlo o di salvarla. Vediamo qual è la parte che hai consegnato all'altro, che hai dato all'altro, cioè nel senso hai delegato, no? Cos'è che hai delegato all'altro? Il 4 di coppe.
hai ceduto la tua capacità di gioire, di scegliere, la capacità di sentire. Cioè hai delegato la tua felicità a ciò che lui o l'altra persona, insomma, ti dava o ti negava. Cioè praticamente stavi bene o stavi male in base a quello che lui ti dava, stavi bene, quando ti negava qualcosa stavi male. Cioè il tuo cuore si è assopito nella speranza che l'altro lo risvegliasse. Cioè mi ricordo quando il primo amore, Angelo si chiamava, lo posso dire, tanto sono passati più di 25 anni, 20 anni, Angelo. E cioè io non potevo fare niente senza questo qua vicino. Cioè se mi compravo un paio di orecchini dovevo chiedere a lui. Cioè ho vissuto degli amori gelosissimi, tormentatissimi, che poi era quello che non mi faceva andare a cantare karaoke praticamente. O che se andavo mi faceva piangere tutta la sera con qualche scusa. Quindi ero proprio dipendente dal suo giudizio, no? Era proprio questo 4 di coppe qua, avevo delegato a lui la capacità di scegliere io, di sentire io se una cosa mi piaceva o non mi piaceva, lo devo chiedere a lui, ma secondo te mi piace? E che cazzo ne so io se a te ti piace? Lo devi sapere tu. Cioè, con questa carta mi dice che il tuo cuore si è assopito, no? E intanto il sacro scivolava via. Ok, vediamo adesso. Cos'è che ti fa credere che sia amore? Cos'è che ti fa credere che sia amore? Cosa ti ha fatto credere che fosse amore? Asso di coppe. I brividi che avevi. I brividi che avevi. C'è stata un'emozione forte, fortissima, che è stata scambiata o viene scambiata per verità. Ma l'asso di coppe da solo non basta. È un seme, non è un albero. I brividi, quelle cose là, no? E lui, e lui, e lui, e lui, e lui. Ok, le conosco bene queste dinamiche. Ma meno male che ci sono state, se no non stavamo qua. Vediamo un po' dove si ripete questa dinamica qui. Nel passato karmico, genealogico, vediamo un po'. Che poi è uguale, eh? Cioè il tuo karma individuale sceglie la famiglia giusta per un karma a livello genealogico. L'anima è una sola, ecco. Vabbè, c'è scritto tutto, c'è detto tutto nei podcast, tanto. Allora, dove si ripete questa dinamica? E l'hai ereditata questa cosa, come l'abbiamo ereditato tutti, col 5 dei denari. Hai ereditato la fame d'amore. Qualcuno nel tuo albero genealogico, ma pure nel mio, come mia madre, come mia nonna, cioè tutti, non qualcuno, io mo ti sto dicendo qualcuno, ma tutti abbiamo ereditato questo. Cioè sfido qualsiasi famiglia nel Kali Yuga, incarnata nel Kali Yuga, a non aver ereditato questo caspita di karma, dimmelo tu. Sfido chiunque, il 99,99% periodico. Sfido chiunque, guarda. Anche quelle più benestanti, più ricche, più eccetera, no? Ho detto, io sono stata una grandissima persona, ricchissima, che adesso siamo fratelli, no? Ma anche lui aveva la fame d'amore. Cioè, non è che... Quindi abbiamo ereditato la fame d'amore. In questo caso sto parlando a te, ti dico, qualcuno nel tuo albero genealogico ha vissuto l'esclusione, ha vissuto l'abbandono, ha vissuto la dipendenza, l'abbiamo vissuti tutti in forma più o meno imponente. Allora con questa stesa mi dice che una persona del tuo albero genealogico ha vissuto l'esclusione, l'abbandono, la dipendenza in modo incisivo. Quindi la relazione di cui stiamo parlando, di cui ti fai portavoce tu in questo momento, questa relazione qui non ha fatto altro che riaprire quella ferita antica affinché tu possa guarirla. Il tuo spirito, la tua anima ha scelto di ripetere questa ferita qui grazie a questa connessione, che può essere anche più di una connessione che si riversa in questo tema, no? Per liberare questa ferita. Come si fa a liberare questa ferita? Ti includo, ti includo, ti includo. Uketamo, ho fede in te nelle emozioni, non nella persona. La persona non esiste. L'individuum distinto e separato non esiste. Ok. Andiamo a vedere questa. Cosa temi
nel lasciarlo andare, appunto, stavo già... Cosa temi tu nel lasciarlo andare? Questo amore, questa persona, questa situazione. Cosa temi? Di stare bene temi. Di stare bene da sola, 9 di coppe. Perché non ce l'hanno insegnato. 9 di coppe, temi di stare veramente bene, siccome non sappiamo che cosa sia la gioia autentica, il piacere immoto, come la chiamano gli sciamani, quella gioia che non è suscettibile delle fluttuazioni della vita, temiamo di stare felici. Ecco qua, grande risposta. 9 di coppe. Cioè, come se lasciarlo andare ti sembra come morire. Ma il punto, sai qual è? Che noi dobbiamo morire. La morte dell'io, la morte dell'ego, la morte dell'oggettività delle cose. Ragazzi miei, ragazzi, magia pratica, qual è quella dove ho parlato della mente? Non mi ricordo. Allora, se mi ricordo dovrebbe uscire qua sopra in sovraimpressione, cliccate su quel link che esce, ok? Cioè la mente deve morire per poter far vivere l'anima. Qua è come se lasciare andare questa persona, questa situazione, ti sembra come morire, ma ben venga! È la mente che non... Allora, la morte per la mente significa perdere il controllo sugli eventi, lasciare il controllo. La morte per la mente significa affidarsi alle emozioni. Quando tu ti affidi alla dolce tristezza, dolce malinconia, dolce disperazione, quando tu dici sì a queste emozioni e fai il viaggio ctonio sotterraneo con queste emozioni, la mente muore. Quello significa morire. Tu devi morire per far nascere l'anima. Devi farti accompagnare con queste emozioni. Quanto dura il viaggio? Non lo so. Volta dopo volta, volta dopo volta, la diga della mente si spaccherà, come vi ho spiegato invece in questo caso, magia pratica 0 e 1. Affidarsi alle proprie emozioni e fare il viaggio nella dolce tristezza, dolce malinconia, nella disperazione consapevole significa morire all'io, morire all'ego. Ok? Questo implica la rinascita, la fine del miraggio. Ok? Andiamo a vedere l'archetipo oscuro che si è attivato. Cioè, guardate che stessa meravigliosa. L'archetipo oscuro che si è attivato è il diavolo. La tossicità, l'attaccamento, la sensualità che manipola, la dipendenza emotiva, la paura di non essere abbastanza. Il diavolo qua ti mostra proprio l'illusione, ma te la offre questa illusione come iniziazione. Accettare l'ombra è la prima forma d'amore. La prima forma d'amore autentico è accettare l'ombra. Che significa? Ombra, l'ombra, dove sono nascosti i più grandi tesori dell'umanità, l'ombra. L'anima nera è quella che deve venire fuori, l'anima nera, che noi nello yoga sciamanico facciamo delle pratiche potentissime, devastanti per la mente razionale. L'anima selvaggia è l'anima nera, quella che ha il coraggio di fare qualsiasi cosa, dove sono custoditi i più grandi tesori e talenti che hai, repressi dalla paura e dal vittimismo. Quindi l'ombra, amare l'ombra è la prima forma d'amore, autentico, sano. Amare l'ombra permette un amore sano. Ok? Ok. Sentite che vento, incredibile. Cosa ti ha insegnato questa relazione? Regina di bastoni. Ti sta ricordando chi sei. Fuoco, passione, magnetismo, sensualità. Ti sta risvegliando, ti ha risvegliato. Ti riporta al fuoco della tua dignità, al tuo carisma, al tuo potere. Quando smascheri l'illusione diventi regina, e non lo schiavo che si trova nelle cripte. Quello schiavo lì è una regina pazzesca che si trova nei sotterranei del castello.
Bello, bello, è un volo iniziatico stupendo questo. Ok. Come smascherare l'illusione, la forza, domare la bestia, accettare la tua parte che brama, che desidera senza esserne schiava. Abbiamo capito che guarire non significa reprimere, significa accogliere con ardore, con passione, con amore tutto ciò che ti ha confusa. Perché la forza è la gentilezza incarnata, quindi come smascherare l'illusione? Accogliere con amore, che significa con comprensione, ciò che ti ha confusa, quelli che ti hanno confusa. Avere il coraggio, la forza di comprendere che l'altro era una maschera del divino. Cos'è il coraggio? Viene dal latino cor cordis, corabeo, avere cuore. Il coraggio di vedere che l'altro è una maschera del divino, gli altri o le altre circostanze che ti hanno confusa o confuso. Vi ricordate? Vabbè, molti di voi lo sanno, ma non lo dico da un po'. Del mito di Arianna, no? Già lo sento che lo state dicendo. Quando Arianna fu tradita da Teseo, abbandonata sull'isola di Nasso, disse: non si chiuderanno i miei occhi nella morte prima che io, tradita, non abbia chiesto giusta vendetta agli dei. Arianna cosa fa? Si dispera, piange, ma non è che va a rincorrere Teseo. Vive le sue emozioni. E cosa significa delegare, no, la propria vendetta agli dei? Gli dei sono le emozioni, la tristezza che sta provando, la delusione, l'amarezza, la disperazione. Arianna se le vive totalmente queste emozioni. Ecco cosa significa delegare la vendetta agli dei. Non le riguarda più Teseo. E cosa succede? Che per tutta risposta ad Arianna dopo un po' gli arriva sull'isola di Oniso, che la fa sua sposa, rendendola immortale. Quindi non un amore comune, l'amore divino gli arriva. Perché? Perché si delega le proprie emozioni agli dei. Cioè, scusami, si dà alle sue emozioni, non le reprime. Ok. Andiamo a vedere il vero desiderio del tuo cuore. Qual è? O qual era con questa situazione? La pace, l'eremita. Tu volevi pace, tu volevi luce interiore, tu non volevi tempeste, volevi una solitudine piena, non una folla vuota. E questo amore ti ha portato esattamente lì, a interrogarti davvero su cosa significhi sentirsi bene. Questo amore, ripeto, con l'eremita in questa posizione, ti ha portato esattamente a interrogarti su cosa significa veramente sentirsi bene. Ok. Andiamo a vedere adesso quale parte di te si risveglia o si è risvegliata. Il 4 di denari, tu che vai a fare la spesa, bella, in solitudine e con tante cose belle da mangiare. Allora, si è risvegliata la tua stabilità, il 4, no? Il 4 è la stabilità. L'anima che torna a casa, la capacità di dire mi basto, e da lì accogliere solo ciò che ti fa fiorire. Perché adesso non svendi più la tua luce. Mi basto sola e da questo bastarmi accolgo solo ciò che mi fa fiorire. Non svendo più la mia luce. Mi sta venendo in mente la canzone di Fiorella Mannoia, ve la ricordate? Io la facevo ai concerti, Caffè nero bollente. E aspetto il tempo bevendo caffè nero bollente. Una cosa del genere, no?
In questo nido scaldato ormai dal sole paziente. Così è. Sì, vabbè, poi mi viene male perché è bella quel pezzo. Eh sì, questo è. Vediamo adesso qual è sì, il messaggio dell'anima, dell'amante mistico. Boom, un altro 4, ma il quattrone questo, il quattrone, l'imperatore, ci picchia. Rinasci, radicati, prendi il tuo trono. L'amante mistico, la tua anima, ti ha osservata o osservato mentre lottavi per amore. E ora ti offre la forza di scegliere te stessa, stabilità, autorevolezza, protezione. E ti dice, ciò che cercavi fuori è dentro. E tu adesso questo lo sai. Il senso di questa stesa è, non sei tu ciò che cercavo, che dice all'altro, ma grazie a te ora mi vedo. Ragazzi, stavo pensando a un rito velocissimo. I rituali sono fondamentali perché ci ricollegano all'invisibile. Senza rituali la simbologia non si va da nessuna parte, lo sapete bene, ve l'ho detto anche nel programma della nostra scuola, no? Allora, prendi una candela o bianca che va sempre bene, oppure una candela nera, va bene? Oppure una candela nera. O una candela bianca o una candela nera. Accendila, carta e penna, e scrivi su un foglio tutto ciò che hai proiettato su questa persona qui o sulle varie persone che racchiudono questa essenza. Scrivi. Poi prendi il foglietto e brucialo in sicurezza. Fai cadere la cenere sul piattino, poi la cenere la metti nella terra, nell'acqua, nel mare e mai nel water. Bruci questo foglio e mentre lo stai bruciando, magari prendilo con la pinzetta. Io intanto lo prendo col dito, poi mi brucia, non fa niente. Però fatelo in sicurezza. Quante volte mi sono bruciata? Poi io la prendo con la pinzetta. Vabbè. Allora, bruciatemi il foglio dicendo: non sei tu ciò che cercavo, ma grazie a te ora mi vedo. Sabbe satta sukhi hontu, sabbe satta sukhi hontu, sabbe satta sukhi hontu. Poi soffia sulla candela, soffia proprio, è il soffio, il vento che abbiamo sentito adesso, per questo lo stiamo collegando, il soffio. Solitamente non si soffia sulle candele in alcuni rituali. Cioè in alcuni rituali, in questo caso te lo faccio fare perché, guarda di nuovo, senti il vento, pazzesco, eh. Quindi abbiamo lo spirito del vento con noi, soffia sulla candela e ringrazia. Ok? Ok. È una stesa potentissima e mi dice proprio che qua ti sei persa o ti sei perso in quello sguardo che sapeva di salvezza, no? Chi? Tutte noi. Hai bevuto qua dal calice della dipendenza, scambiando un po', per dirlo in questi termini, la sete per l'amore. Ma l'anima non si disseta nel miraggio, l'anima si risveglia nel vuoto. Hai danzato con il diavolo, ma era il tuo riflesso che ti invitava. E adesso che succede? Ora ti guardi, non più schiava, non più schiavo, non più bambino o bambina ferita. Hai scelto la forza, hai scelto la regina, hai scelto te. E da questa scelta nascerà un amore nuovo e autentico. Wow, ragazzi miei ragazzi, pazzesco, bellissimissimo, bellissimissimo, ok? Detto questo, adesso andiamo
a vedere l'amore che ti guarisce nell'altra variante per completare il nostro meraviglioso viaggio. Vai! Eccoci qua, ragazzi miei ragazzi, per andare a vedere, ad affrontare l'amore che ti guarisce, il cui scopo è riconoscere un amore autentico, accorgersi di quando un incontro ti eleva e si distingue dal miraggio e apre la missione. Allora, mettiamocela qua, così seguo la linea. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa lettura per te sull'amore che ti guarisce. L'amore che ti guarisce. Prima carta. Chi sei o sarai ora che hai superato la prova? Seconda carta. Come riconosci un amore vero? Terza carta. Quale dono ti ha lasciato la relazione precedente o le più relazioni precedenti, no? Nel miraggio, nell'illusione. Quarta carta. Cosa stai chiamando nella tua vita adesso? O cosa chiamerai superato il vecchio incontro, no? Quinta carta. Chi è l'anima che si sta avvicinando o la forza che si sta avvicinando? Persona, evento, il tuo sé futuro? Uno, due, tre, quattro, cinque. Sesta carta. Come si manifesta l'amore sano? Settima carta. Quale talento risveglia in te l'amore sano? Ottava carta. Come cambia il tuo corpo, la tua voce, il tuo volto? Vediamo. Cosa impari sull'intimità sacra? Cosa impari sull'intimità sacra? Decima carta. Quale archetipo femminile e maschile incarnerai? Vediamo. O incarni già. Undicesima carta. Qual è la benedizione che ricevi? Dodicesima carta. Come puoi condividerla con il mondo? Tredicesima carta. Il messaggio... No, mi sono persa, ragazze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perché sono 12 qua? Aspettate un attimo. Così mai, quale archetipo vedi in canale? Quale benedizione ricevi? Mi sono persa, ragazze. Aspettate un attimo. Allora, cosa impari? Allora, chi sei? Ok. Cosa, come riconosci l'amore vero? Qual è il dono che ti ha lasciato la relazione precedente? Cosa stai chiamando nella tua vita ora? Quinta carta, la forza che si sta avvicinando a te, sì. Sesta carta, come si manifesta l'amore sano? Quale talento risveglia in te? Come cambia il tuo corpo, la tua voce, il tuo volto? Cosa impari sull'intimità sacra? Quale archetipo femminile e maschile incontri ora? Qual è la benedizione che ricevi? Come puoi condividerla con il mondo?
Ah sì, sto facendo bene, ragazzi, sto rincoglionito. Sì, perché qua erano 13 carte. 13 carte. Il messaggio finale dell'anima. Ma guarda tu, cazzo. Allora, il messaggio finale dell'anima, cioè ciò che fiorisce in te. Ciò che fiorisce in te. Ok. Ok, ci siamo. Adesso facciamo un bel respiro profondo. Togliamo questo. Allora, devo avere spazio. Chi sei una volta superata la prova? Allora. Wow, asso di coppe. Chi sei una volta superata la prova? Chi sei? Tu sei il calice. Sei la fonte che trabocca. Dopo il cammino nell'ombra, il tuo cuore non ha più paura di amare. Non sei più una cercatrice d'acqua. Tu sei l'acqua. L'asso di coppe che già ti conduceva nella prima stesa, ok? Qui apre. È come se il fiore dell'anima, mi viene da dire, irrigato dal pianto, no? Il fiore dell'anima irrigato dal pianto si aprisse finalmente alla luce del sole. Il tuo nuovo inizio è il tuo cuore che dice: eccomi nella mia purezza. Bellissimo, bellissimo. Come riconosci un amore vero? 5 di spade. Lo riconosci perché non è una lotta. Lo riconosci perché non è una lotta. Lo riconosci perché non ti fa sentire in guerra. Non ti obbliga a vincere o a perdere. Questa è la cosa più giusta. Quindi un amore vero non lo riconosci perché ti obbliga a vincere o a perdere. Cioè lo riconosci perché non ti obbliga a vincere o a perdere. L'amore vero non chiede sacrifici umilianti. E l'amore vero non chiede trofei. L'amore vero non ti svuota, ti amplifica. E se impari a dire di no al compromesso che ti spegne, allora apri la porta al sì che ti nutre. Se impari a dire di no al compromesso che ti spegne, tu apri la porta invece a tutto ciò che ti nutre. L'amore è lotta, la vita è lotta, ma è contro le tue stesse resistenze al darti all'amore. Qua parliamo che l'amore vero lo riconosce perché non ti chiede sacrifici umilianti né di vincere. Richiede la gioia di dare, è il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi contro le tue stesse resistenze a quel darti, no? Con gioia. L'amore vero non ti svuota, ma ti amplifica. Ok. Qual è il dono delle relazioni precedenti? O della relazione precedente che ti confonde, no? Dei miraggi. Il 9 di spade. Il dono delle relazioni precedenti, il 9 di spade. Quante notti insonni hai passato? Stavamo tutte insieme in quelle notti insonni. Adesso io ti dico che quelle notti insonni ti hanno resa veggente. Le lacrime ti hanno purificata. Ogni relazione passata ti ha insegnato ad ascoltare la voce della tua paura per poi non crederle più. Hai incontrato il drago nel buio e l'hai guardato negli occhi. Questo è il dono delle relazioni precedenti. Che tu questo
L'abbia fatto con consapevolezza o inconsapevolezza non importa, ti hanno portata qui. Perché l'anima, come diceva Adler, ha una profonda aspirazione ad emergere e ti porta sempre dove devi andare. Ok. Bella, bellissima questa estesa. Quarta carta. Cosa stai chiamando adesso nella tua vita? Boom, 8 di bastoni. E velocità. Stai chiamando velocità, stai chiamando verità, stai chiamando fuoco. Cioè stai dicendo all'universo basta stagnazione, che arrivi ciò che scuota nel profondo. Questo è il richiamo a un amore ispirato, a un incontro mistico, a un messaggio celeste. Stai chiamando questo. Basta stagnazione, stai chiamando questo. L'energia si muove tutto intorno a te, questo stai chiamando. Energia molto veloce, molto, molto fuoco, molta verità, movimento. Hai fatto un grande lavoro interiore. Ora, 1, 2, 3, 5. Quinta carta, chi si sta avvicinando a te? Può essere una persona, un evento, il tuo sé futuro. Ok, vediamo. Di nuovo lui, il diavolone. Il diavolone, chi si sta avvicinando a te? Fatemi mettere un altro bollino qua, non si sa mai. Ecco, al diavolone un altro bollino. Adesso ti dico, Allora, bollini ovunque lo metto. Penso vada bene così. Va. Allora, il diavolo che torna in questa posizione ha un altro volto, ok? Questo diavolo non è la prigione, è la tentazione consapevole, è la passione, ok? È la passione incarnata, è il magnetismo che diventa strumento di risveglio e non di vittimismo. Quindi mi dice che può arrivare una persona molto intensa, provocatoria, che ti metterà alla prova. Mi parla di una potenza erotica che arriva, però è la tua stessa potenza erotica questa, trasmutata. È la stessa potenza erotica tua che si manifesta all'esterno, che finalmente non temi più. Tu, non temendo più la tua potenza erotica, proietti all'esterno una persona intensa e quindi di conseguenza non temi più la tua potenza erotica. Che poi la potenza erotica cos'è? La capacità di co-creare gli eventi con il divino, no? Co-creare eventi sulla base della tua rinascita, quindi eventi alleati con i miti naturali e non con i miti sociali del controllo del possesso, cioè tu non vuoi dominare questa emozione, ringraziando gli dei, ma la utilizzerai come strumento di risveglio. Di conseguenza non la domini, te la godi, te la vivi. Quindi ti dice questa carta in questa posizione, non temere il diavolo nel senso come non temere la tua potenza erotica. Goditela senza dominarla, va bene? Questo si sta avvicinando a te in qualità di persona o di evento che ti manifesta il tuo potere erotico e il tuo sé futuro stesso. Ok. Andiamo a vedere adesso sesta carta, come si manifesta l'amore sano? Come si manifesta l'amore sano? 2 di spade. Come si manifesta l'amore sano? Nell'ascolto. Allora, ci sono 2 spade qui, lei bendata con dietro le sue emozioni, l'acqua, le emozioni e la luna. E si benda gli occhi. Come si manifesta l'amore sano? Nel silenzio sacro della tua anima, cioè in ascolto.
L'amore sano non grida, l'amore sano non pretende. L'amore sano è fatto di scelte interiori, due anime che camminano affiancate senza invadersi. È un amore che onora il tempo del cuore. Cioè, state sentendo il vento? È pazzesco. Nel silenzio si manifesta l'amore sano, ascoltando solo le tue acque calme. L'amore sano non agita, sono le tue stesse paure e resistenze che agitano. Questo amore onora il tempo del cuore, che è un tempo diverso da quello della mente. Ok. Settima. Quale talento risveglia in te questo amore sano? Il 7 di spade. Risveglia il discernimento, risveglia la fine della bugia. Questo amore ti rende capace di vedere oltre le maschere, di proteggere la tua verità. Non è furbizia questa, è lucidità, non è inganno, ma smaschera. Quindi il talento risvegliato in te con questo amore sano è proprio la fine della bugia. Smaschera le bugie, questo è il talento. Smaschera le bugie. Ti rende capace di vedere oltre le maschere. Bellissimo, bellissimo. È intuitiva, capito la cosa? Numero 8. Come cambia il tuo corpo, la tua voce, il tuo volto? Vediamo. Bello, re di denari. Diventi terra fertile. La tua voce diventa calma e autorevole. Il tuo corpo si radica. Il tuo corpo si prende il suo spazio. E il tuo volto... serena regalità mi viene. Il tuo volto è di una serena regalità, proprio come il re di denari. Serena regalità. Hai trovato il tuo asse interiore. Bellissimo. Serena regalità. Asse interiore. Ok, bellissimo. Adesso, cosa impari sull'intimità sacra? Beh, vabbè, qua abbiamo Re Regina dei Denari, bellissimo. Entrambi radicati in madreterra, nella terra. Allora, cosa impari sull'intimità sacra? Impari che l'intimità non è solo corpo, è dimora. Impari che amare è accogliere e non trattenere. Diventi la madre della tua stessa tenerezza. Cioè, qui nasce la coppia proprio, eccola. L'unione sacra fondata sulla reciprocità del cuore e del corpo. L'unione sacra fondata sulla reciprocità del cuore e del corpo. È bellissimo, bellissimo. Lo spirito incarnato nella materia è perfettamente corrispondente nell'altro. Bello, 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 veramente bellissimo. Qual è, decima carta, l'archetipo incarnato? Fine del ciclo, 10 di spade. Hai chiuso un ciclo. Sei passata o sei passato attraverso tutte le spade che ci sono qua. E queste spade sono le spade della mente. Sei passata attraverso tutte le spade della mente, tutti gli inganni della mente e hai detto basta.
Questo archetipo ti rende definitiva o definitivo, cioè non torni più indietro, non si torna più indietro con questo archetipo del 10 di spade. Cioè le illusioni sono morte, finite. Ora c'è solo la verità che resta. Potentissimo. Andiamo a vedere adesso qual è la benedizione che ricevi. Wow, il sole. Luce, chiarezza, la gioia come diritto. Un amore semplice, luminoso, senza ombre, perché qua il sole ti rende proprio visibile a te stesso o a te stesso e anche agli altri. Questo è proprio, ragazzi, che ti devo dire, un sì cosmico. Questo è un sì cosmico, cosmico proprio, bellissimo. È un sì cosmico, cosmico la benedizione che ricevi. Bellissimo, è un portalone. E adesso vediamo come puoi condividere questa benedizione con il mondo. Boom, bellissima, regina di spade, parla, scrivi, insegna, metti la tua verità al servizio degli altri. La tua parola per gli altri è medicina, perché non è più tagliente, è chirurgica. Ha imparato a distinguere, non a dividere. Come vi dico sempre, l'altro, quello che ci accade, è distinto sì da noi, ma non separato. Ha imparato a distinguere questo, non a dividere. E quindi parla, scrivi, insegna. Tutta questa verità mettila al servizio degli altri. Ogni tua parola sarà medicina. Perché sarai proprio chirurgica, cioè, boom, o chirurgico. Wow, che viaggione, eh? Qual è il messaggio finale dell'anima del tuo amante mistico, o sposa celeste? Celebra. 4 di bastoni, celebra. Hai attraversato l'inferno per arrivare qui. Adesso ti dice, ora costruisci, che sia una casa, che sia un amore, che sia un tempio. Il tuo progetto, adesso costruisci. Il 4 di bastoni è proprio il matrimonio sacro. Una nuova alleanza tra il tuo femminile e il tuo maschile interno. È proprio lo ierogramma interiore. È proprio lo ierogramma interiore. Le nozze alchemiche. Qua non sei più in cerca di qualcosa, di qualcuno esterno, sei radicata o radicato. Cioè, finalmente sei a casa, mi dice. Finalmente sei a casa. Bellissimo. Quindi, una visione poetica di questa stesa è questa. Mi dice che l'amore che guarisce, che abbiamo raccontato qui, non arriva per salvarti. Arriva quando tu ti sei già salvata e cammina accanto a te sempre, non davanti a te, ma accanto. Ti guarda e ti dice ti vedo. E in quello sguardo tu fiorisci, perché non ti chiede nulla, eppure ti dona tutto e soprattutto non ti toglie niente. Quindi il racconto conclusivo di entrambe le varianti, quello che abbiamo visto prima e quello che abbiamo visto adesso, è che l'incontro di prima, quello che ti ha confuso, quello che ti confonde, ti ha mostrato l'illusione. Ti ha spogliata, ti ha spogliato, ti ha ferita, ti ha umiliata e ti ha restituito a te stessa o a te stesso. L'amore che guarisce non ha spazzato via l'ombra, l'ha accolta e l'ha trasformata. Ora tu sai chi sei. E se un giorno tornerà l'illusione, tu la guarderai negli occhi e dirai: grazie, ma adesso scelgo la verità.
e camminerai nel tuo sole, portando con te ogni notte, come un mantello sacro, come una cappa magica, quell'abbraccio del tuo sposo celeste o sposa celeste, così potente che hai cucito con le tue lacrime e le tue infinite rinascite. Wow, ragazzi miei ragazzi, è straordinario, veramente straordinario. Tu stai riprendendo, io parlo, sì, veramente straordinario. Guarda, in chiusura voglio mettere un oracolo. Dove stanno quegli altri? Eccoli qua. Oracolo dello sciamano. Sì, la montagna sacra, adesso tu hai una prospettiva completamente nuova, edificante, dove puoi vedere tutto. Qua abbiamo tu che mediti sul cucuzzolo della montagna e tutta la valle, domini l'intera valle, vedi tutto con chiarezza e nell'ispirazione del tuo amante mistico hai la realizzazione del tuo sé più autentico, grazie a tutto quello che hai attraversato. Bellissimo. Metto un'altra adesso di queste, le carte della Dea. Il passato, ce l'abbiamo appena letto. E mi sta dicendo che proprio grazie a quel passato tu hai avuto la consacrazione a questa celebrazione e sei tornata a casa. Gli schemi mentali, l'acqua. Grazie al passato tu cosa hai fatto? Hai riconosciuto gli schemi mentali che ti ossessionavano, hai detto basta, hai iniziato a fluire col tuo amante mistico, con le tue emozioni, non mettendo limiti a nessun tipo di emozione. Due altre. Adesso sei diventata una maestra o un maestro dell'amore e lo stesso maestro si mette sempre in condizioni di imparare quotidianamente dalla vita. Hai profonda umiltà dall'imparare quotidianamente dalla vita. Perché? Perché sei diventata maestra o maestro. La casa, eccola, la casa, finalmente sei tornata a casa da te. Aspettati miracoli. Wow! Aspettati miracoli. Miracoli, aspettati dei miracoli nelle relazioni, aspettati dei miracoli. Miracoli. Adesso che vedi tutto da una prospettiva diversa, adesso che vedi da una prospettiva diversa il tuo passato, i limiti, e ti sei lasciata fluire con profondo dolore, sei diventata maestra delle tue emozioni, sei tornata a casa, aspettati miracoli. Wow! Ragazzi miei ragazzi, guarda, sono delle stese pazzesche, stupende, non ho altro da aggiungere. Mi raccomando, fate il rituale che vi ho detto prima pure e aspettatevi miracoli con gli occhi di un bambino che non è che crede ai miracoli, è un miracolo lui stesso. Quindi, detto questo, io ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!